abbiamo il pane raffermo, il cioccolato, lo stesso che abbiamo già fuso, lo zucchero, il cacao amaro, le uova e il burro. Ta-da! Cosa faremo mai? Oggi facciamo il pan perduto al cioccolato. Pan perduto perché? Perché nasce da un'idea di pane raffermo, da un nome di origine francese che è quella del pan perdu, ma col pan perdu francese c'entra ben poco. Il pane è il pane che io utilizzo, che servo al ristorante e che produciamo noi. È un pane cotto al forno a legna e il pan perduto nasce in realtà dai primi mesi di apertura di Proloco, in cui mi ritrovavo sempre con tanto pane che rimaneva. Allora il pane diventa panzanella, diventa pan grattato, diventa polpetta e siccome io nasco golosa ho deciso di renderlo dolce. Quindi dall'idea di panzanella ho preso quella di mettere il pane a bagno con questa. Questa non è una panna e basta, questa è la panna della Frisona, creata da latte nobile. Il latte nobile prevede che le mucche facciano un 70% di pascolo, è un disciplinare, un 30% di integrazione in stalla, è possibile integrare con dei foraggi aziendali, ma i foraggi aziendali devono avere almeno 5 essenze, camomilla, malva, non ci sono GM, non c'è soia e non c'è mais nell'integrazione. È una panna chiaramente più grassa, ma è una panna che ha un grandissimo sapore. E sai che cosa ci facciamo adesso? Ci facciamo anche una degustazione di panna e ci facciamo uno sciottino di panna. Guarda il grasso, ta-dam! Ta-dam! Panna nobile e pane. Quindi in realtà metto a bagno il pane con la panna, lo lascio stare un pochino, lo faccio riposare un po', in modo tale che il pane, che è chiaramente un pane raffermo, si reidrati. E nel frattempo vado a sciogliere il cioccolato. Allora, diciamo che io ho la mia base, pane che adesso è stato idratato con la panna, aggiungiamo il cioccolato che nel frattempo ho fuso. Questo dolce non ha una ricetta precisa, cioè è un po' come nonna solitamente dice: nonna, ma mi dai la ricetta di questa cosa? Ma che te devo dire? E la ricetta è, usa questo, mi dice gli ingredienti, solitamente, e poi dice, poi è un po' a sentimento. Ecco, ricordiamocelo, che le cose fatte a sentimento, quando chiaramente si ha anche un'esperienza, sono quelle che risultano essere più autentiche. Quindi andiamo a unire il cioccolato con il pane. Andiamo ad aggiungere il cacao, in modo tale che il cacao ci fa un pochino da farina, ma nello stesso tempo aumenta il gusto cioccolatoso. Andiamo ad aggiungere il burro morbido, e infine mettiamo un po' di zucchero e un po' di uova, proprio come si faceva una volta, cioè deve essere una roba veramente grezza. Io aggiungo solitamente anche un'altra punta di sale che già è presente chiaramente nel pane, ma questa è un po' una mia fissa. A me piacciono i dolci che hanno una punta di sale. Andiamo a unire il tutto. Chiaramente le uova sono quelle
che andranno ad addensare il dolce. E poi adesso è pronto, questo impasto è pronto. Allora, stampo da plum cake imburrato, io l'ho già imburrato e vado a trasferirci il mio impasto. Lo vado a pressare leggermente. Potete infornarlo. Io lo tengo un'ora a 160 gradi, gli ultimi 20 minuti abbasso un pochino a 140. Questo è quello che succede nel forno di Proloco ventilato. Una volta sfornato, io lo metto qualche minuto a riposare. In realtà lo faccio freddare piano piano. E come vedete la consistenza è proprio grezza, cioè ci sono dei pezzi di pane, c'è anche il cioccolato, per cui viene fuori una sorta di torta da dispensa. Sembra quasi un brownie con le nocciole. Sembra quasi un brownie con le nocciole all'interno non ci sono, però abbiamo un dolce da dispensa con un sapore antico. Come lo andiamo a finire? Abbiamo la nostra fetta di pan perduto al cioccolato, panna nobile montata non zuccherata. Questo è nato così, con un po' di whisky torbato e un po' di peperoncino, di polvere di peperoncino che ricorda un po' la mia terra. E questo è. Pan perduto al cioccolato. Ti puoi perdere nei gusti di questo cioccolato. L'invito è di venire ad assaggiarlo. Il cioccolato è buono, la panna È la panna è nobile. la panna. Interessante la nota del whisky. Interessante.